Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Iniziamo questo video con una domanda che voglio farvi. Ora vi dirò una frase in inglese e voi proverete a tradurla in italiano. Successivamente fatemi sapere se avete tradotto correttamente la domanda. La frase che vi chiedo di tradurre è questa. I have studied Italian for 3 years. I have studied Italian for 3 years. Provate a rispondere. Questa è una frase che molto spesso sento durante le mie lezioni e la cui traduzione crea molta confusione. Per questo motivo ho pensato di fare un video interamente su questo, in quanto nel caso in cui questa frase non venga tradotta correttamente può significare tutt'altra cosa. La traduzione corretta della frase è studio italiano da 3 anni. Studio italiano da 3 anni. Se avete risposto correttamente, bravissimi, perché questa è una frase molto difficile da tradurre, nonostante possa sembrare semplice. Il motivo per cui io dico che è difficile è perché molto spesso questa frase viene tradotta in questo modo. Ho studiato italiano per 3 anni. Ho studiato italiano per 3 anni. Questa frase non vuole dire la stessa cosa. Questa frase si traduce in inglese come I studied Italian for 3 years. Nell'inglese, quando si utilizza il present perfect, I have lived, vogliamo parlare di un'azione che è cominciata nel passato, ma che tuttora ha delle ripercussioni o che tuttora stiamo svolgendo nel presente. Molte persone pensano che il present perfect si traduca con il passato prossimo, ma in realtà non è così. Il passato prossimo si utilizza quando abbiamo delle azioni che sono state completate e che sono state completate in dei periodi specifici del passato. Dunque, nella frase I have studied Italian for 3 years non posso utilizzare il passato prossimo perché l'azione la sto ancora svolgendo, è ancora un'azione reale nel presente. Dunque per questo motivo devo utilizzare il presente. Il present perfect in inglese, che è per esempio I have studied, you have studied, he, she has studied, we have studied, you have studied, they have studied, molto spesso seguito da una forma temporale, in italiano si traduce in base al contesto. Se l'azione non si svolge più nel presente, dobbiamo usare il passato prossimo, ma se l'azione si svolge ancora nel presente, dobbiamo utilizzare il presente. Se io infatti metto I studied Italian for 3 years and I have studied Italian for 3 years, la prima è un'azione compiuta e terminata. Non sto più studiando l'italiano. Per questo motivo utilizzo ho studiato l'italiano per 3 anni. Se io invece dico I have studied Italian for 3 years, questa azione accade ancora nel presente. Per questo motivo devo utilizzare studio l'italiano da 3 anni. Dunque se l'azione è conclusa usiamo il passato prossimo seguito dalla preposizione per e il periodo. Se l'azione sta ancora accadendo nel presente, allora utilizziamo il presente seguito dalla preposizione da, seguito dal periodo di tempo. Mi raccomando però, ogni volta che usate il present perfect, I have eaten, I have read, I have studied, ricordatevi di fare questa domanda. Sto ancora svolgendo questa azione? Perché solo in base a questo potrete scegliere se tradurre la frase con il presente o con il passato prossimo. Se io dico I have lived in Spain for 2 years, devo tradurre così: vivo in Spagna da 2 anni. Vivo in Spagna da 2 anni. Utilizzo dunque il presente seguito dalla preposizione da e dal periodo temporale. Dunque io mi sono fatta la domanda: sto ancora vivendo in Spagna? Se la risposta è sì, vuol dire che è un'azione che è ancora presente. Per questo motivo utilizzo il presente. Se io per esempio dico la frase I have read the newspaper today, in questo caso sto usando sempre il present perfect, però devo farmi la domanda: ho completato l'azione? Questa azione sta ancora svolgendosi nel presente? Probabilmente no, significa che io l'ho letto in qualche momento prima, l'azione è completata. Per questo motivo utilizzo il passato prossimo. Ho letto il giornale oggi. Dunque è essenziale capire se l'azione è ancora in corso di svolgimento
momento, nel presente oppure no. In base a quello potrete decidere se tradurre con il passato prossimo o con il presente. Abbiamo finito con questa lezione. Questo di solito è un dubbio che molti studenti hanno e spero di averlo chiarito o leggermente chiarito attraverso questo video. Ad ogni modo, se avete dubbi o domande, scriveteli nei commenti. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio come sempre per averlo visto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!